Ciao a tutti e benvenuti nuovamente sul mio canale e benvenuti di nuovo in questo nuovo video di volo. Oggi ci serve solamente una passerella per andare in mare, ci serve una via di rullaggio e poi decolliamo direttamente dal mare. Oggi andremo in volo con questa meraviglia qua. Mettetevi i commenti sul divano, allacciate le cinture e state sintonizzati. Come potete vedere oggi sono al mare, c'ho i boxer, c'ho le scarpettine, non sono in nessuna via superficie, non sono in un elisuperficie, non sono in un aeroporto. Sì, perché oggi andremo in volo con questo mezzo qua, eccolo qua. Questo è un Savanna, siamo a Spotorno, siamo all'idroscalo di Spotorno e stiamo per andare a fare un bel giretto per i cieli della Liguria. Oggi non ci servono piste, oggi ci serve solamente una passerella per andare in mare e ci serve il mare per poter decollare. Incominceremo con una breve intervista al proprietario dell'aeroplano, Alessandro Di Piano, che è il titolare di Voli di Mare. E mi raccomando, se vi piacciono questi video, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao! Eccoci qua, siamo in compagnia di Alessandro Di Piano, che è il titolare di Voli di Mare, nonché il proprietario di questo fantastico mezzo. Adesso ci illustrerà un pochettino quelle che sono le peculiarità del volo in idrovolante, di che cosa vuol dire volare in acqua. Cominciamo da Voli di Mare. Che cos'è Voli di Mare? Allora, Voli di Mare è un'associazione sportiva nata nel 2018 e che si propone appunto di divulgare il volo da diporto sportivo. Abbiamo una scuola terrestre a Pianfei, però la chicca principale di questa associazione è quella di sviluppare il volo idro. Ed è sempre stata una mia passione e pian piano la stiamo portando avanti. Quindi con questo mezzo abbiamo già volato, però era d'inverno ed era su terra, quindi
vi metto sopra in descrizione il video di quando l'abbiamo provato. Oggi andremo a provare nel suo ambiente naturale, che è il mare. Quindi nella stagione estiva voi prendete il Savanna Hydro, lo portate qua, ricordiamo che siamo a Sfotorno, all'idroscalo di Sfotorno, e lo lasciate qua per i voli, per i voli allievi e per i voli. Quindi sì, lo lasciamo qua, abbiamo quest'area che ci ha aiutato tanto l'amministrazione comunale appunto di Sfotorno a poterla rendere fruibile, e siamo a disposizione appunto per fare le abilitazioni idro a chi lo desidera, perché è una cosa fantastica. Certo. Ma ecco, vediamo un attimino qual è la panoramica degli idro in Italia, perché in Italia abbiamo 4.000 km di coste, cioè ci dovrebbero essere centinaia di idrovolanti che girano per le nostre coste, visto che abbiamo il mare più bello del mondo. Invece mi sembra che sia un po' una nicchia quella dell'idrovolante. Come mai? Il come mai non te lo non ti saprei rispondere, perché se no avrei già risolto il problema. Cioè, ragazzi, arrivate qua col vostro aeroplano, vi fate il bagno e ve ne ritornate al vostro campovolo. Cioè, cosa c'è di più bello di fare una roba del genere, no? Quindi, però, comunque. Assolutamente. E le coste ce l'abbiamo. Abbiamo una cultura aeronautica dell'idrovolante che è rimasta bloccata, diciamo, agli anni 20-30, e dopodiché abbiamo oltretutto la fortuna di avere in Italia tra i costruttori di galleggianti migliori. Mazzolari, per esempio. Mazzolari, con la scuola, questi sono di Mazzolari, sì, quindi questi qua sono della scuola di volo di Mazzolari. Esatto, e abbiamo questa fortuna. E cosa ci manca? Ci mancano le infrastrutture, ci manca gente che, come stiamo cercando di fare noi, crea un'infrastruttura stabile, perché chiaramente se ci fosse questa, anche tu da Torino ti verrebbe voglia di decollare con un idrovolante e venire qua. Certo, e non solo per farti il bagno, ma per fermarti e non fare la coda in autostrada. Certo, ricordiamo che io sono di Torino, e una delle motivazioni perché noi di Torino non veniamo in Liguria è la coda in autostrada, perché dici, ma cioè, cosa vengo a fare la giornata in Liguria per poi passare 4 ore sull'autostrada? Ecco, con una roba del genere hai risolto il problema. Hai risolto il problema, vieni qua in uno spazio bellissimo. Ma vediamo un pochettino il mezzo, insomma. Quindi questo qua è un Savanna, un MXP, mi sembra. No, è Savanna. È un Savanna. Savanna okay. VG. Ok. Allestito appunto con i galleggianti della scuola di volo. Ecco. E come mai sono così speciali i galleggianti della scuola italiana volo? Allora, indubbiamente i galleggianti li producono in altre parti del mondo, gli Stati Uniti sicuramente, certo. Repubblica Ceca. Diciamo che questi, tra quelli che conosco io, sono comunque in fibra, in carbonio, sono veramente molto resistenti, molto leggeri, e per utilizzo, diciamo, marino, dove comunque la superficie non è quella di attraccare su un pontile, ma è quella di andare a riva, eccetera, eccetera, sono molto resistenti e aiutano chiaramente all'utilizzo continuativo di questi mezzi. Sì, quindi, ma anche il discorso di imbarcare acqua, robe del genere, quelle cose lì sono... sono estremamente ben dimensionati per quello che riguarda i leggeri Savanna, e sono, esatto, imbarcare acqua con quelli d'alluminio, poi probabilmente ci saranno esperti che diranno il contrario, ma secondo il mio punto di vista sul pietrisco faticano molto di più. Sì, ho capito, certo. E questo qua era un mezzo terrestre convertito in idro, o è sempre stato idro? No, era un mezzo terrestre che è stato appunto rimesso a 0 ore, successivamente e contemporaneamente è stato allestito con i galleggianti. Sì, che praticamente le differenze macroscopiche per convertire ovviamente è il carrellone, il prolungamento del carrello. Fino a questo punto qua in realtà è esattamente il Savanna standard. Il Savanna. Tutta la struttura di tiranti, tutta la struttura e poi al posto delle ruote ci sono gli attacchi, qua ci sarebbe la ruota in realtà. Che comunque questo mezzo è dotato di ruote, come vediamo.
perché è un anfibio. Possiamo ammarare tranquillamente in acqua, ridecollare, tirare giù il carrello e atterrare su terra. Certo, perfetto. Quindi, e invece per il resto poi è tutto quanto, Di fatto è un savanna a tutti gli effetti. Ecco, quali sono le peculiarità del decollare in acqua? Cioè, nel senso, cosa bisogna stare attenti, a che cosa bisogna prestare attenzione rispetto ovviamente alla superficie terrestre, che comunque sei in erba, sei in un prato e quindi il prato resta prato. Può essere più fangoso o meno, invece il mare ha le sue variabili. Ha le sue variabili. Ecco, quali sono le cose più importanti da tenere in considerazione? Allora, diciamo che intanto nel corso... Intanto lo vedremo poi nel video del volo che vedremo in un prossimo video, però intanto ce lo facciamo spiegare. Allora, diciamo che intanto le considerazioni da fare sono che abbiamo 3 condizioni particolari, no? Il mare, il lago e il fiume. Ok. E tutte e 3 hanno dei punti di vantaggio e di svantaggio. Diciamo che sicuramente il mare, se non si decolla contro riva, abbiamo la facoltà che indubbiamente la parte da affrontare con attenzione è che abbiamo una pista in continuo cambiamento. Certo. Quindi le onde non sono mai costanti, certo. Mentre magari sul fiume abbiamo comunque una condizione più stabile, ovviamente, più stabile. Certo. Ma anche lì dobbiamo stare attenti ai tronchi galleggianti, a eventuali variabili. Sul mare ovviamente le onde, anche nella condizione più ottimale come questa, oggi è veramente bellissimo. Esatto, c'è un'ondina di 10 cm, favolosa. Però è variabile, quindi le onde non sono identiche, non si replicano in maniera identica, variano nel loro tempo intermedio, e quindi va valutato. Tutti i decolli il pilota deve essere attento a potenzialmente abortirlo, perché ci sono 1000 variabili che possono metterci in questa condizione. Il decollo, secondo dal mio punto di vista, è quello più complesso, piuttosto che l'amaraggio, perché nel decollo abbiamo una condizione dello scafo che è dislocante, e dobbiamo portarlo a che diventi planante. Solo a quel momento abbiamo la possibilità di raggiungere la velocità di rotazione. Esattamente planante come quello delle barche, insomma. Come il trim delle barche, insomma. Come il trim delle barche. Come vedi, il galleggiante ha questo tacco che si chiama redan, e l'aereo deve toccare l'acqua quasi esclusivamente solo lì per raggiungere la massima velocità. Ho capito. Sarebbe frenato e non si raggiunge. Sarebbe frenato, certo. No, semplifichiamo un po', però. No, certo. Mentre invece l'amaraggio, in questo caso anche lì dobbiamo fare molta attenzione, perché la superficie, essendo comunque variabile, noi non sappiamo esattamente cosa ci troviamo, e potremmo potenzialmente trovarci un'onda leggermente più alta di un altro nel momento che si ha il contatto, e quindi saltare, essere pronti a dar motore per recuperare, per ammorbidire o riattaccare come si farebbe sull'erba. Esattamente. E la legislazione, diciamo, degli idrovolanti qual è? Cioè, nel senso, come si comporta questo mezzo? Cioè, in acqua è un aeroplano, è una barca, è un anfibio, cioè, puoi atterrare da qualsiasi parte, o ci sono delle zone vietate ovviamente, dove non si può proprio assolutamente, perché io mi ricordo, ero in Sicilia, un certo Arcifa che oggi è più famoso di allora. Però è atterrato, mi aveva chiamato e mi fa: dove sei? Guarda, ero in una spiaggia, ho detto: guarda, io sono di ritorno dalle Eolie, vengo un attimino, poi è atterrato, poi ammarato. È ammarato, chiedo scusa, è ammarato, poi ha visto che c'erano un po' troppi bagnanti, non c'era spazio, è ridecollato. Io gli stavo facendo il video e la signora subito: ha chiamato i carabinieri? Sì signora, ho chiamato i carabinieri. Assolutamente no, è un teppista, no? Quindi, ecco, quali sono le regole? Ma allora, noi diciamo che, come dicevo prima, abbiamo la fortuna che l'amministrazione comunale ci tiene molto alla nostra esistenza e permanenza. Diciamo che
l'utilizzo continuativo del mezzo fa sì che non ci chiamino i carabinieri, Certo, perché comunque ormai sia i turisti che i sono locali abituati a vederti, sanno insomma. che c'è un aereo che a mare decolla presso il litorale. Però vuoi andare, che ne so, all'isola d'Elba. La legislazione, allora, come quella diciamo aeronautica, dobbiamo rispettare le legislazioni vigenti. Quindi se una capitaneria di porto impone dei vincoli o delle regole, bisogna comunque rispettarle. Normalmente l'aeroplano, l'idrovolante o l'anfibio che sia, quando è in acqua è assoggettato a essere, è come se fosse un nattante. Ok, quindi segue le regole del mare. Segue le regole del mare. Dobbiamo avere i giubbetti, dobbiamo avere il mezzo marinaio, le cime, l'ancora e tutto quanto. Certo. Dobbiamo avere le dotazioni di bordo perché noi ammariamo comunque entro le 3 miglia, quindi come se fosse una barca. Come da diporto, certo. Esatto. Dopodiché è chiaro che ci sono delle capitanerie che limiteranno, là c'è l'isola di Bergeggi, bellissima, come non ci possiamo volare sopra perché è un parco naturale, certo, non ci possiamo neanche ammarare vicino perché è vietato andarci con le barche. Quindi sono le leggi standard, diciamo, della navigazione. Come vedi c'è la corsia, certo, e questa corsia ci permette di arrivare fino a 200 metri col motore acceso. Ok. Forse d'inverno, quando non c'è il periodo di marinazione, potresti venire col motore acceso fino a riva. Ho capito. Quindi segui esattamente le regole uguali le regole del mare. Quindi se vuoi andare all'isola d'Elba, atterri entro le 3 miglia. Esatto, e devi rispettare eventuali ordinanze. E ci sono delle regioni che hanno delle limitazioni. Per esempio, so che il Piemonte ha, cioè il Piemonte, la nostra regione ha detto su tutti i laghi del Piemonte, vero? Tutte le acque interne. Tutte le acque del Piemonte non si può ammarare. Quindi se volete andare a Maggiore, Orta, Viverone, scordatevelo perché vi arriva una multa grossa come una casa, insomma. Ci sono altre regioni il buffo è che il Lago Maggiore, la parte piemontese, è vietato ammarare. Certo. A metà del lago, dall'altra parte, possiamo tranquillamente ammarare. Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, ci sono altre regioni che sono, diciamo, spero diverse dal Piemonte, insomma. Allora, diciamo che io sappia, non le conosco tutte chiaramente, certo. Non ci sono preclusioni specifiche. Va sempre comunque tenuta sotto controllo i vari aggiornamenti delle capitanerie. Certo, quello sì. Va bene, dai. Allora, ovviamente non ci resta adesso che metterci il giubbino, salire a bordo e andarci a fare un bel giretto per i mari e il cielo e le montagne della Liguria. Vi ricordo innanzitutto, grazie per questa chiacchierata Alessandro, vi ricordo che Alessandro è istruttore all'aviosuperficie di Pianfei, quindi è istruttore sia per questi mezzi idro che ovviamente i mezzi terrestri. Da Pianfei hai Savanna, hanno 2 Savanna terrestri che ovviamente si può fare tranquillamente la scuola VDS basica, VDS avanzata, radio e tutto quello che si vuole. Quindi non ci resta che salire a bordo, ma il volo lo vedrete in un prossimo video. Mi raccomando, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao! Quando c'è onda fai che certo. salti, che fai. Certo. Ecco. Ecco poi